Buongiorno ragazzi, sono tornata sul canale per allietarvi con un nuovo video. Premessa importante, scusate se sono cessa oggi, ma è colpa della videocamera, non è colpa mia, ok? Perché io sono figa. Nel video di oggi parleremo di alcune cose che mi sarebbe tanto piaciuto sapere prima di espatriare. Nello specifico, prima di espatriare in Belgio. Quando stai per trasferirti all'estero sei molto excited, non sai a cosa andrai incontro e è molto facile che la tua mente si perda in film mentali che... Quentin Tarantino, levate. Per esempio, io non so perché avevo questa immagine di me proprio avvinghiata a un omaccione di 2 metri. Veramente avevo questa immagine di me avvinghiata a questo figo di 2 metri che mi portava nei locali la sera a bere birra e... Avete capito, no? Non che ciò non si sia realizzato, per carità di Dio. Oddio, beh, magari non era proprio 2 metri comunque, però ci è voluto un po', almeno per un annetto buono, annetto e mezzo, per dire non si è battuto chiodo. Ma te sei vista? Ovvio è battuto chiodo, cioè ma che t'aspetti? Cioè sei una sfigata di merda. Ma che te sei inculato? Ci è voluto, diciamo, il suo tempo, perché prima devi sbattere il tuo muso contro la burocrazia. Mi sto facendo svolazzare gli occhiali della signora Sticazzi, ok? Perché uno pensa, ah, l'Italia, oh mio Dio, cioè me ne vado dall'Italia, sicuramente la burocrazia italiana è il peggio del peggio, e invece no, ragazzi. Vi posso assicurare che la burocrazia belga è forse per certi versi persino più insidiosa. Ora non so nello specifico perché non sono in Italia, non sono mai stata un'immigrata, però espatriare in Belgio dal punto di vista burocratico non è affatto una cosa semplice. Uno pensa, ok, vengo dall'Italia, non serve il visto, quindi questo è già una cosa positiva. Sì, lo è, peccato che ci sono mille altri dettagli che non è che ti rendono proprio la vita easy. Per esempio, tanto per dirne una, quando ti trasferisci in Belgio ti servono i documenti perché a meno che tu non venga a soggiornare in vacanza, a soggiornare per un periodo inferiore a 3 mesi, ti serviranno i documenti, il documento d'identità belga, il permesso di soggiorno, insomma, per dire proprio il nome tecnico. Per ottenere questo permesso di soggiorno, insomma, dipende dalla tua situazione personale e lavorativa, diciamo, però comunemente ci vogliono dei mesi ragazzi, vi giuro, dei mesi. Non basta andare al vostro comune di residenza e dichiarare appunto la vostra residenza, no! Dovrete portare una serie di documenti. In particolare è molto importante il vostro contratto di lavoro, o comunque se siete lavoratori indipendenti dovrete far vedere i vostri guadagni, cioè dovrete dimostrare allo Stato belga che vi sapete mantenere, se no vi rimandano a casa praticamente. Quindi all'inizio si hanno tot mesi di tempo per procurarsi questi documenti necessari, poi bisogna ritornare di nuovo, fare un altro appuntamento, prendere un altro appuntamento anzi, e arrivare con questi documenti che ti hanno richiesto la volta precedente. Ma non pensate che sia finita lì, perché poi vi chiederanno dei nuovi documenti e così sarà per circa 3-4 volte, ecco, quindi se fate conto che fra un appuntamento e l'altro passano dei mesi, tipo almeno 2 o 3 mesi passano in generale, fatevi 4 conti. Io ho avuto la carta d'identità dopo 9 mesi che risiedevo qua praticamente. E poi vabbè, mille altre cavolate che ora non mi vengono neanche in mente, però è tutto molto così in Belgio, dal punto di vista burocratico è tutto molto complicato, servono i documenti, dei documenti, dei documenti. E un'altra cosa interessante che ho potuto notare è che nei vari uffici può essere che ti vengano richieste cose diverse in base alla persona che trovi, cioè questa è veramente una cosa
boh, che mi ha lasciato un po' allibita. Non lo so, oggi mi vedo cessa, ragazzi, oggi mi vedo cessa. Poi un'altra cosa che ho potuto simpaticamente notare e che è in parte relativa, si collega in parte a quello che ho detto prima, è il fatto che l'Unione Europea pare più che altro una leggenda metropolitana, in quanto ogni Stato dell'Unione Europea praticamente agisce a sé alla fine. E devo dire la verità, poco gli importa a questi se te arrivi da Francia, dall'Italia o dall'Afghanistan. No, forse non ho detto il paese migliore. Poco gli importa se alla fine vieni da un paese europeo oppure no, cioè sì, ok, come dicevo prima non ti serve il visto per venire a vivere qua, però se non trovi lavoro entro un paio di mesi ti cacciano via, cioè non importa da dove te arrivi, non è che perché sei europeo allora puoi stare qua anche se metti c'hai i soldi via per stare qua 6 mesi e per 6 mesi non lavori, no, cioè te devi andare se non trovi un'occupazione, tempo 3 mesi ti mandano via e tanti saluti. Quindi, boh, tutte queste cose dell'Unione Europea alla fine sono dicerie, parliamone. Poi, una cosa che ho potuto notare col tempo, diciamo, questa è una cosa che si nota on the long run, in inglese, il fatto che non è una leggenda, veramente si disimpara l'italiano e io ne sono la prova, ragazzi. Cioè, te pensi, mi trasferisco, imparo una lingua straniera, miglioro l'inglese, queste cose, ok, ci può pure stare. Ma uno non pensa, mi trasferisco all'estero e poi non so più parlare la mia lingua madre, ma ragazzi è veramente così, cioè io a volte mi ritrovo o a dover pensare 5 minuti per farmi venire in mente una parola, vedete che non so parlare ragazzi fondamentalmente, vi posso assicurare che è veramente, che è una cosa vera, cioè per quanto possa sembrare assurda e dici no dai, cioè l'italiano com'è possibile che io me lo dimentichi? Vi posso garantire che ve lo dimenticherete, almeno un pochetto. Oppure un'altra cosa divertente che può succedere è che parlando correntemente nella tua daily life, nella tua vita quotidiana, una lingua che non è la tua praticamente, col tempo inizierai veramente a pensare in quest'altra lingua, anche questa era una cosa che non mi aspettavo. E di conseguenza anche quando ti ritroverai a parlare l'italiano, spesso ti usciranno modi di dire, magari tradotti letteralmente, però da un'altra lingua. Per esempio, io a volte parlando mi viene da dire che una cosa fa senso perché in inglese si dice make sense, lascio perdere il mio inglese. Però mi avete capito, no? Quindi io magari parlando con mia mamma per dire faccio queste uscite di italiano veramente pietoso e nulla. Oppure un'altra cosa ancora che vi capiterà se parlate correntemente una lingua diversa dalla vostra, sarà che improvvisamente quando vorrete parlare vi usciranno parole di lingue diverse nella stessa frase. E questo è tutto molto cool, scusate. Poi un'altra cosa che avrei voluto tanto sapere prima di venire all'estero, oddio, non so se l'avrei voluta sapere, comunque una cosa dicevo così che non mi aspettavo è che non importa quanto impegno tu ci metterai a studiare l'olandese, che poi anche qua c'è tutta una differenza, che in Belgio parlano il fiammingo e in Olanda parlano l'olandese, che però è la stessa lingua, però con due pronunce un po' diverse, cioè raga, un casino, già questo è un casino, capite? The struggle is real. Non importa quanto tu ti applicherai nello studio della lingua, riscontrerai sempre un certo numero di difficoltà a capire e farti capire per il semplice fatto che qui in Belgio veramente ci sono 800.000 dialetti, ragazzi, è una cosa impressionante. È normale che i dialetti esistano, ovviamente anche in Italia ci sono ovunque, ma è assurdo per quanto il Belgio sia un paese piccolo, quanti diversi dialetti la gente parli, cioè per esempio siete in una città, andate a 20 km
di distanza e parlano con un dialetto differente, ok? Un'altra scoperta che ho fatto venendo a vivere qua riguarda gli italiani, i miei cari connazionali. Ciao regà. Gli italiani, devo dire che tranne qualche caso, in genere per la maggiore sono le persone che voi non frequentereste mai, cioè quelle che incontrate all'estero veramente sono la creme del bel paese, ecco, e oddio pure io a modo mio lo sarò, non sto dicendo il contrario, però in genere ho potuto notare che boh, la maggior parte degli italiani che ho conosciuto qua scapperei 1000 miglia da loro. Oppure c'è anche un'altra categoria di quelli che te vorresti frequentare, vorresti creare un'amicizia, uscire per una bevuta qualche volta, così, anche per colloquiare, insomma, nella tua lingua natia e non perdere completamente l'uso della tua lingua madre. E questa gente non ti caga, cioè te approcci, cerchi di essere sociale, cerchi di superare le tue barriere di antisocialità, ma questa gente non te caga, c'è poco da fare, loro non te cagano, non c'hanno mai tempo per te, regà, così, tipo, giusto per farvi un esempio a caso, c'è una ragazza italiana più o meno della mia età che vive nella stessa mia città, proprio nella stessa città voglio dire. Lei ha anche ha un figlio piccolo, come vi ho già detto nel video precedente, andatelo a vedere se non l'avete visto. Io sono mamma di una bambina di 1 anno e mezzo circa e dicevo, quest'altra ragazza ha un figlio dell'età di mia figlia. Siamo entrambe, appunto, come ho detto, italiane, viviamo nello stesso paese, nella stessa città. Siamo uscite una volta e sta ragazza non me caga, ragazzi. Sta ragazza gli sto sulle balle, cioè non mi vuole più vedere. Non mi vuole più vedere manco dipinta, cioè non so cosa le ho fatto, ma veramente ci siamo viste una volta, poi ci siamo salutate dicendo ci ribecchiamo, dai, così facciamo giocare anche i bambini assieme, così. Never again, ragazzi. Io non so cosa ho fatto a questa donna, veramente. Anzi, se stai vedendo questo video, potresti pure dirmi cosa cazzo ti ho fatto, ok? E niente, ragazzi, queste erano in breve le... Oddio, breve mica tanto. Erano alcune cose, per quelle che mi sono venute in mente ora, se non altro. Alcune cose che vi sarebbe piaciuto sapere prima di venire a vivere qua, e invece ho dovuto sbatterci la testa e scoprirle with time. Ok guys, penso per ora è tutto. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, io ovviamente spero di sì, e lasciatemi un commento qua sotto, mettete il like al video, condividetelo con tutti i vostri amici e amiche, spammatelo ovunque, iscrivetevi al canale, molto importante, mi sono dimenticata di dirlo nel video precedente, ma d'altronde sono ancora una YouTube alle prime armi, quindi concedetevi qualche dimenticanza. Niente ragazzi, vi saluto perché ho già sparato troppe cazzate, ciao!